Oggi sono a bordo di una Volkswagen Polo GTI, la sesta serie prodotta dal 2017 ad oggi. E qui scatta la nostalgia. Il primo vero e proprio test drive è stato con una GTI 6C nel giugno del 2019. 98 prove fa, ammazza se vuole il tempo, ma torniamo a noi. È equipaggiata con il 2000 TSI da 200 cavalli e 320 Nm di coppia, il più potente mai installato sulla piccola di casa. 0 a 100 in 6 secondi e 7, grazie anche al DSG, con una velocità massima di 237 km/h, numeri considerevoli. Dopo tanti anni di cubature inferiori alla Golf GTI, finalmente anche la Polo ottiene il 2 litri e nonostante i 45 cavalli in meno ed anche 100 erotti kg in meno, risulta una propulsione azzeccatissima. Con i pesi che tendono sempre a salire, è più giusto per la Polo che per la Golf 8. Quando la provai mancava sicuramente di potenza e carattere. Quella, se non la elabori per stapparla, risulta veramente fiacca. Qui ci si diverte fin da subito. Come anticipato poc'anzi, è equipaggiata con il cambio automatico a doppia frizione DSG a 6 marce. Con modalità sequenziali è sicuramente molto comodo nella guida di tutti i giorni e risponde bene quando si alza il ritmo. Nulla da eccepire, ma qui un bel cambio manuale ci stava tutto. Inizialmente Volkswagen la fece debuttare con il DSG promettendo un futuro manuale opzionale. Balle, è già uscito il restyling nel 2021, quindi tocca levarselo dalla testa. Una compatta di questo tipo lo meritava, sarebbe stata veramente la ciliegina sulla torta, peccato. A renderla tanto divertente ci pensa anche il differenziale elettronico XDS che limita la perdita di aderenza agendo sull'impianto frenante. La ruota che slitta viene frenata inviando la coppia su quella con più grip, così si scarica tutta la potenza intelligentemente evitando pattinamenti inutili. Spesso nelle tutto avanti la teoria dei differenziali è tutta rose e fiori, mentre nella pratica si perde continuamente l'avantreno. Su questa Polo GTI invece le promesse vengono mantenute e si può veramente guidare col coltello tra i denti senza essere ostacolati da perdite d'aderenza indesiderate. È una vettura sincera, semplice e potente il giusto. È la naturale evoluzione delle leggerissime degli anni 80-90, dove con pochi cavalli ci si divertiva un sacco. Oggi il peso a secco, anche nelle compatte, è molto elevato, dunque con 200 cavalli ci si sbizzarrisce alla grande. Le amo ste macchine, offrono tanto senza pretendere mai niente. Vanno forte nel misto, sono prove che faccio sempre con grande piacere perché so che mi regaleranno sicuramente dei momenti bellissimi. Potrebbe essere molto più violenta, molto più efficace. La Polo parte dal lontano 1975 per diventare GTI per la prima volta nel 98 con la terza generazione. Da allora ha sempre guadagnato cubatura, cavalli e volume, arrivando ad essere una mini Golf. Realizzata sulla piattaforma MQB è cresciuta parecchio rispetto alla 6R, più lunga di 8 cm con un passo aumentato di quasi 10 su 1300 kg circa di peso.
Quella che sto guidando è la pre-restyling, infatti dopo 4 anni dal lancio è stata leggermente aggiornata sia nell'estetica che nella meccanica, con un aumento di potenza di 7 cavalli. Come ogni versione di punta di casa Volkswagen, guadagna tanti dettagli che la differenziano dai modelli standard, senza però diventare pacchiana. Niente spoiler esagerati o appendici orrendi. Il frontale è ampiamente dedicato alle prese d'aria, con la tipica linea rossa che attraversa tutta la mascherina, fin dentro i gruppi ottici IQ-Lite LED Matrix. Beige GTI sparsi qua e là, unico tocco sulla fiancata altrimenti molto tranquilla, nonostante l'accenno di minigonna. Al posteriore troviamo il tipico terminale di scarico sdoppiato, l'estrattore con tramanido d'ape ed un accenno di spoiler al tetto. Niente di stravagante, come già detto, è sobria, senza tanti fronzoli. Belli i cerchi in lega Milton Keynes da 17, un po' meno l'impianto frenante di modeste dimensioni, si poteva equipaggiare qualcosa in più ed è un upgrade che farei. A bordo c'è tanta tecnologia, schermi touchscreen, comandi ovunque, migliaia di informazioni disponibili, l'infotainment è di primo ordine. La qualità complessiva è buona ma non eccelsa, alcune plastiche sono troppo cheap. Buona la posizione di guida anche per chi è alto come me, c'è veramente tanto spazio, non è più la piccola Polio di un tempo. Il prezzo attualmente disponibile sul configuratore online è di 33.400 euro. Il nuovo, in linea con le concorrenti, costa una fucilata per quello che si mette in garage, calcolando che non si parla di una full option. L'usato offre delle 2020 con 30.000 km a 24.000 euro. Non sono regalati, ma almeno si spende una cifra già più onesta per una compatta pepata, visto e considerato che, aumentando la potenza, crescono anche i costi di gestione. Dopo quasi 6 anni di prove di compatte, ne ho guidate tante, dalla 595 alla Swift alle varie Fiesta ST, fino alle più prestanti S1 e John Cooper Works. Però nel cuore ho l'I20N. È tanto particolare nel design, molto ben rifinita, motore grintoso, sound coinvolgente e nuova full option sta a 29.900. Io prenderei quella, ma si sa, la cosa è soggettiva. La Polio GTI di sesta generazione è il non plus ultra del modello. Probabilmente sarà dura fare meglio considerando la deviazione generale verso l'elettrificazione. Ha la giusta potenza, un bilanciamento impeccabile, fa divertire un mondo riuscendo comunque a contenere i consumi quando si va tranquilli. Mi piace tanto e sto anche pensando alle varie modifiche che si potrebbero fare per renderla veramente un petardo. C'è davvero tanta carne al fuoco da poter sfruttare. Cara Poletta, sei sempre uno spasso.